bianchi 1000 a chiunque fornirà elementi atti a portare all'identificazione o all'arresto di fabbricatori, detentori o divulgatori di giornali, stampe, opuscoli clandestini rivoluzionari. Adesso la polizia si scatenerà alla ricerca di voi e bisognerà pensare come tu e Enjolras possa allontanarti da Parigi per un po' di tempo. Lasciare Parigi adesso, quando l'insurrezione può scoppiare da un momento all'altro. Mi avevi dato la tua parola. Caro Mario, se resto, tradisco la mia parola. Se parto, tradisco la rivoluzione. Ecco qua, siamo arrivati a 500 copie. Bene. Tu, Courfeyrac, ti occuperai di distribuirli nel ridotto dell'Opera e al Jackie Club. Ma non posso andare così, devo cambiarmi d'abito. Ma fa come vuoi. Tu, Gavroche, ti incarichi della zona delle toile. E io? Sei buona a qualche cosa, tu. Non hai stima di me. Ma io quando mi ci metto sono terribile. So a memoria tutta la Costituzione dell'anno 2. La libertà del cittadino finisce dove la libertà di un altro cittadino comincia. I diritti dell'uomo, la sovranità del popolo. Ecco il mio pane. Posso parlarne per 6 ore consecutive. Orologio alla mano. Conosce a memoria Proudhon, ma hai paura dell'esplosione di carta? Io non ho paura. È solo che i colpi mi fanno impressione. Ecco tutto. Fatto. Spero sia somigliante. Il re lo conosco, ma il ministro di polizia l'ho visto una volta sola di sfuggita. È perfetta. Lo conosci? No, dicevo così. È divertente. Ma è feroce. Attenzione, è il segnale, la polizia! Presto, la fuggita! Non hai visto un'ombra? Sì, ma è scomparso. Maledetti. Sono riusciti a sfuggirci. Sì, ma uno è rimasto nella rete. Tutte le strade del quartiere sono sorvegliate e non potrà uscirne. Va là dietro. Sei riparato dal vento. Volete posare quella pistola? Se avvertite la polizia. Non ve lo consiglio. È meglio che andiate via da questa stanza. Ma siete ferito? Sì, può darsi. Seguitemi.
Vi ripeto, nessuno. Eppure mi era sembrato di vedere qualcuno entrare nel portone. Sarà stata un'ombra. Che volete dire? Sì, un'ombra della vostra fantasia. Ecco. Va meglio ora? Molto. Credo che adesso possiamo scendere. Siete di Parigi? Oh no, è da pochi anni che ci siamo. E vi piace? Oh, non so. Non esco quasi mai. Mio padre preferisce che rimanga in casa. Non vi annoiate? Oh no. Alla mattina e al tramonto io scendo in giardino a coltivare i fiori. E poi ho tutta questa roba da leggere. Qual è il vostro autore preferito? No, non ditemelo. Voglio indovinarlo. Certamente voi siete romantica e sognatrice. È vero. Ma come fate a saperlo? Perché siete prigioniera in questa casa. E i prigionieri sognano. Sognano gli orizzonti lontani, le foreste mosse dal vento, le navi che salpano dai porti, le spiagge battute dal mare. Come siete bella. L'autore? Chenier. Andrea Chenier. E la poesia, La giovane prigioniera. Sì, è vero. Avete indovinato. La leggo quasi ogni giorno. Se permettete potremmo rivederci. La leggeremo insieme. No, no, non è possibile. Perché? Perché mio padre non vorrebbe mai. Credo che sia giunta per te l'ora di ritirarti. Sì, papà. Buonanotte. Buonanotte. Sono spiacente, signore, e devo ringraziarvi per... No, non me. È stata mia figlia che quando da questa finestra mi ha visto in procinto di essere arrestato, non ha potuto fare a meno di aprire la porta alla quale voi eravate addossato. Così, se l'avessi saputo, gliel'avrei impedito. Perché non mi avete denunciato quando è venuta la polizia? Non volevo che vi trovassero in casa mia. Non mi piace avere a che fare né con la polizia né con coloro che essa ricerca. Non sono un malfattore. Non mi riguarda. Vado a vedere se la casa è ancora sorvegliata. Non importa. Importa a me. Potete andare. Buonasera. Il ministro di polizia attende l'ispettore Javert.
Eccellenza? Novità? Ieri 2 individui sono stati sorpresi a fare propaganda rivoluzionaria nei pressi del ponte di Austerlitz. Chi sono? Gente di secondo ordine. Non importa. Servirà a dare l'esempio. Li farete deportare di giorno, con molto apparato di forza, in modo da dare nell'occhio. È bene che i parigini si rendano conto che è pericoloso fare i repubblicani. Da Lione richiedono un reggimento di granatieri per rinforzare la guarnigione. No, le truppe sono troppo necessarie qui. E questo? Una vostra caricatura, Eccellenza. Non è male. Pieno di movimento, ben schizzato. L'autore di questo disegno è un uomo pericoloso. Una caricatura ben indovinata è come una battaglia perduta. Questi rivoluzionari sono gente abbastanza preparata, mi pare. Molti sono studenti, Eccellenza. Ecco i frutti dell'istruzione obbligatoria. Qualunque pezzente può diventare dottore, avvocato, maestro e soprattutto un giornalista. Povera Francia. Caro ispettore, l'ignoranza è la migliore garanzia per l'ordine. E di mio figlio, avete notizie? Nulla di positivo ancora, Eccellenza. Vi raccomando, Javert, la massima segretezza. Vuoi un consiglio? Non pensarci più a quella ragazza. Comincio a credere che sia impossibile. E allora sceglietene un'altra più avvicinabile. Senti, Mario, dovresti approfittare. Io do dei consigli veramente preziosi quando non sono ubriaco. E ti capita spesso? Mai? Oh, Eponine, cosa vuoi? Vi ho portato il pranzo. A proposito, quando sono fuori di qui, chi entra oltre te? Nessuno, signor Mario, vi assicuro. Perché vi è mancato qualcosa? No, mi era parso che qualcuno avesse frugato nella mia roba. Sarà stato Gavroche. Ficca sempre il naso dappertutto. Ora lo sistemo io. Ma no, lascialo stare, povero bambino, è il miglior pezzo della famiglia. Oh, scusa, Eponine. Dopo di te, naturalmente. Oh, conto così poco qua dentro io. Hai tanta pazienza con tutti. E con me specialmente. Devi scusarlo, Eponine, è innamorato. Non mi dici niente? Del resto hai ragione. Non so cosa potrebbe interessarti. Vi posso fare il caffè? Sì, fammelo pure. Visto che ci tieni e che tuo padre vuole ancora farmi credito. Ve lo porto subito. Chi è? Sono io, papà, Eponine. £1000 di premio a chi denuncia chiunque stampi o conservi scritti di carattere rivoluzionario. Chiunque. Allora sarebbe anche lui. Naturalmente. Ma tu li hai visti davvero quei fogli? Caspita, ne ha un baule pieno. Vai ad aprire. Scusate, abita qui il signor Pontmercy? Desiderate, signore? Il signor Pontmercy, Chi siete? un suo conoscente. Volete lasciarmi detto qualcosa per lui?
Consegnategli questa, per favore. La metterò sul suo tavolo, non dubitate. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Eppure l'ho già visto. Chi? Quel signore che è venuto un momento fa. Tu? Ma fammi il piacere. Per conoscerlo tu dovrebbe essere un giudice o un gendarme. Eppure. Hanno portato questa per voi. Chi l'ha portata? Un signore anziano, distinto, ha detto che è un suo amico. Perché non mi avete fatto chiamare? Ah, non ha voluto, ha lasciato la busta e se n'è andato. Franchi però sono sempre 1000 franchi. Se non fosse che per arrestare uno ci vuole la polizia, lo denuncerei subito. Dagli amici mi guardi Dio, che dai poliziotti mi guardo io. Ma che ti piglia? Era lui! Era lui! Sei ammattito? Ora mi ricordo chi è. Ma di chi parli? Quel signore che ha portato la lettera e dire che non l'ho riconosciuto subito. Ma come si fa? Sono passati tanti anni. E tu pensi che la ragazza sia ancora con lui? Ne sono sicuro. E questa volta non me la lascerò più scappare. Vi siete spaventata? Aspettavo che foste sola qui. Perché l'avete fatto? Perché volevo rivedervi. Ma perché siete così inquieta? Cosa temete? È una pazzia. Voi non vi rendete conto. Se mio padre sapesse... Ma perché lo temete tanto? Perché vi tiene così lontana da tutti, da Non tutto? lo so, non lo so. Alle volte mi sembra così strano. Si è sempre rifiutato di dirmene il motivo. Ed è sempre stato così? Sì, sempre. Impenetrabile, misterioso. Ma sempre pronto ad esaudire ogni mio desiderio. Tenendovi segregata dal mondo? Non me ne ero mai accorta. Finora. Finora? Non so perché l'ho detto. Non ho potuto farne a meno. Ma ora tutto cambierà. Che cosa volete fare? Parlargli. Oh, no, no, vi rifiuterebbe ogni spiegazione. E sarebbe la fine di questo mio breve sogno. Vedete, io vi conosco appena, eppure mi è così dolce stare con voi, parlare con voi. Oh, Dio, mi fate dire delle cose terribili. Le più belle che io abbia mai sentito. Le vostre parole tremano di una così intima emozione che sono io a dover temere per me. Non potrei più vivere senza sentirle. No, no, è meglio che vada. Restate ancora un attimo. Cosetta! Ora ascoltami.
Se tu non dovessi vedermi per qualche giorno, non devi temere. Perché mi dici questo? Non chiedermelo. Promettimi di non aspettarmi e di non soffrire. Ma io non capisco. Io abito a Vicolo Corbò, numero 22. Te lo ricorderai? Sì, certo, Sì, ma... ma è meglio che te lo scriva. Aspetta. Perché tutto questo? Perché se io dovessi tardare troppo, sapresti dove trovarmi. Mario. Cosetta, Cosetta! Finalmente è un'ora che ti cerco. C'è un signore. Un signore, ma lo sai che... È su in salotto, ha tanto insistito. Dice di chiamarsi Barone Thénard. Barone Thénard? In che cosa... Sono il barone Thénard. Siete sorpresa, non è vero? Non poteva essere altrimenti. Barone Thénard. Eppure tutto un passato c'è dietro a questo nome. Un passato che voi ignorate e mi permetto di dire ingiustamente. Non vi capisco. Eppure del vostro passato che io parlo. Del mio passato? Una magnifica casa avete. Deve essere costato un patrimonio. Scusate, barone, ma voi avete fatto cenno al mio passato. Mi conoscete allora? Se vi conosco. Nessuno forse al mondo vi conosce meglio di me. Ero un amico di vostra madre. Di mia madre? Oh, barone, scusatemi se vi ho trattata così freddamente, ma io non sapevo, non potevo sapere. Parlatemi di mia madre, vi prego. Ho conosciuto vostra madre quando... Il barone Thénard, un amico. Vuoi lasciarci un momento, Cosetta? Cosetta. Erano anni che non sentivo più questo nome e già mi ero rassegnato a non sentirlo più prima di chiudere gli occhi per sempre. Che cosa volete? Francamente vi ammiro. Avete una casa deliziosa, una ragazza che vi adora credendovi suo padre. Parliamoci chiaro, tutto questo potrebbe finire come per incanto se io lo volessi. E se io lo permettessi? È proprio vero che il lupo invecchia ma morde sempre, anche a costo di rimetterci i denti. Quanto? Per tacere? Molto. Pensate che... Oh, del caffè è servito da quelle manine deliziose. Molto zucchero? Il barone si scusa, Cosetta, ma non si può trattenere. Continueremo il nostro colloquio altrove, quando vorrete. A casa mia, allora? Certamente. Quando? Domani, notte. Verrò.
Vogliate scusarmi, signorina. Io tornerò a visitarvi, a meno che vostro padre non mi convinca a partire, come penso vorrà fare. È incorreggibile vostro padre. È incorreggibile. Signorina? No. Avrei tanto desiderato mi parlasse della mamma. Ma non avrebbe avuto nulla da dirti che tu non sappia. Ma io ignoro tutto di me e non puoi credere quanto questo mi tormenti. Va bene, non pensarci. Perché, vedi, continuamente urto in qualche cosa che mi ferisce e che sembra turbare anche te. Quell'uomo, per esempio, chi è? Che cosa vuole? Perché parlava così? C'è una vecchia questione tra di noi che riguarda me solo. Ma non temere, sarà difficile che torni qui. Perché non continui a leggermi quel libro invece? Ti ha invitato a casa sua in modo strano, quasi minaccioso. Non ci andrai, vero? Sta tranquilla, non ci andrò. È certo che non ci andrò. Questo gli rinfrescherà la memoria. Vai a vedere se arriva. È qui. Sta salendo le scale. Fila, levati dai piedi. Fai presto. Accomodatevi, signore. Mio marito vi aspetta. Quale onore, signor Leblanc. Qui non è certo come casa vostra, un vecchio mulino abbandonato dove mi sono adattato alla meglio. È inutile che vi dica che appena vi ho visto a casa mia, ho capito immediatamente le vostre intenzioni. Oh, signor Leblanc, voi mi mortificate. Io sono venuto da voi soltanto perché ho un quadro da vendervi. Un quadro? Sì, un capolavoro. Mi avevano appunto detto che voi siete un cultore d'arte, un intenditore, e ho potuto constatare che le mie informazioni erano esatte, come del resto tutte le altre informazioni prese sul vostro conto. Chi è quella gente? Amici, potete continuare a parlare liberamente. Dove volete arrivare? Al quadro? Ve l'ho già detto. Una vera opera d'arte. Non vi pare? E sapete quanto ne chiedo? Ne voglio solo 200.000 franchi. Non vi darò neanche un soldo. Vorrei anzi stabilire molto chiaramente che non sono venuto per sottostare ad un ricatto, ma per fare un ricatto. Uno strano ricatto. Cioè? Cercate di non occuparvi più degli affari miei. Credo che lo farete. Ne siete sicuro? Sicuro. Come del fatto che voi siete tutti delle carogne. No, fermatevi. Non perdiamo la calma. È la vostra ultima parola? Sentite, sono venuto per mettere definitivamente in chiaro i nostri rapporti. Noi ci siamo conosciuti 15 anni fa. 14. Quando per incarico di sua madre venni a prendervi Cosetta, che allora aveva 6 anni, e che voi trattavate come una piccola cagna bastarda. In quell'occasione vi pagai tutto quanto vi era dovuto.
Io non vi devo più niente. Voi invece mi darete i 200.000 franchi. Se no? Se no, io dirò alla polizia e a Cosetta chi siete voi. Perché questo signore che ora porta i soprabiti imbottiti come un arcivescovo, che mangia gli asparagi in gennaio e che per sapere se fa freddo guardi il termometro, questo signore porta tatuato sul braccio un numero come quello che portate voi. Anche lui è un forzato, ricercato dalla polizia. E va bene. Sei il più forte. Ma c'è ancora una piccola difficoltà da superare. E quale? Che se fai ancora un solo passo, chiudiamo la nostra contabilità per sempre. Non mi sembra il caso di prenderla su questo tono, signor Leblanc. Ne riparleremo un altro giorno. Fai aprire la porta, presto. Certo. Aprite la porta e mettetevi da una parte. Presto! Non c'è vostro marito? No, è fuori Parigi. Non fategli del male, è troppo prezioso. Vedi, pur lottando disperatamente non hai gettato nemmeno un grido. E quando ti ho detto la polizia, ti sei abbandonato nelle nostre mani come un agnello. Come vedi abbiamo lo stesso interesse, quello di nasconderci. Adesso scriverai quello che ti dirò. Come vuoi che scriva, se ho le braccia legate? Slegategli le braccia. Scrivi. Cara Cosetta, vieni subito col latore della presente. Allora. Vedi, ho paura di non essermi spiegata abbastanza. Non è per difendere me che ti ho minacciato prima. La mia vita da molti anni non mi appartiene più. E non mi può spaventare né la galera né la morte. Io ho dedicato la mia esistenza alla felicità di Cosetta. E non esiterei ad uccidere chiunque tentasse di portarmela via. Ma se credete di farmi paura, guardate.
disturbo? Buonasera, Brigneville. Salve, topo di fogna. Chi sei anche tu? De Millard, Bernard, Martin, Cravan e Patron Minette. Ci siete proprio tutti. Una riunione di famiglia, vero? A proposito, Thénardier, dovete dire alla vostra simpatica signora che un'altra volta non lavi i bicchieri con tanto accanimento. Ciò mi ha sempre messo in sospetto. La vostra osteria è famosa in tutta Parigi per i suoi bicchieri sporchi. E quel signore a cui stavate facendo la festa? Dov'è? Deve essere scappato qui. Forse era la preda migliore. Valjean. Più che un galeotto da arrestare, quest'uomo rappresenta per me il trionfo di una verità a cui si crede come si crede in Dio. Ogni criminale bollato da un marchio indelebile che nessuna forza al mondo potrà mai cancellare. E spetta a noi afferrarli alla gola quando il destino ce li fa passare vicini, immancabilmente. Abita a Rue Plumet, numero 7? Esatto. Sta solo, con la ragazza da lui sequestrata che fa passare per sua figlia. Andiamo. Avete bloccato le uscite? Ispettore, da questa casa non potrebbe uscire nessuno vivo. Va bene. Ho fatto il giro dietro la casa, ho frugato da cima a fondo. Non c'è segno di vita. Ti fa molto male il braccio? No, affatto. Si tratta di una sciocchezza. Lo so che lo fai per non addolorarmi, per non preoccuparmi, ma questo tuo silenzio mi esaspera, anzi peggio, mi umilia. Credo di avere il diritto a delle spiegazioni, no? Ma certo che l'hai. Perché sono ferito, te l'ho già detto. Sono stato aggredito nel tornare a casa. Perché abbiamo cambiato casa, per evitare di essere aggredito ancora. Un quartiere così isolato come quello. Tutto qui? Sì, tutto qui. Ora, dato che hai voluto delle spiegazioni, continuo io. Partiamo entro la settimana per l'Inghilterra.
Partirai tu. Io rimango. Cosa intendi dire? Che non partirò. So di darti un dispiacere parlandoti così, ma vedi, qualche cosa è cambiato in questi ultimi tempi. Tu non ti sei accorto di niente, ma è avvenuto qualcosa che né tu né io potevamo prevedere e che ha sconvolto tutto. Vuoi essere più chiara? È molto semplice. Io sono innamorata. Di quello studente. Come lo sai? Lo immagino. E sai tu cosa questo significa? No. Che lasceremo la Francia domani. Tu sai già qual è la mia risposta. Non mi interessa quello che puoi pensare. Ma sentimi bene, non permetterò mai che tu ti leghi ad un uomo che si è insinuato tra di noi come un ladro. Ma lui avrebbe voluto parlarti subito. Perché non l'ha fatto? Io gliel'ho impedito perché sapevo che sarebbe stato inutile, perché sapevo che tu avresti trovato e inventato 1000 scuse per impedire di vederci, per egoismo. È questo quello che tu pensi di me? Sei tu che mi costringi a pensarlo. Sentimi bene, Cosetta. Nella mia vita ho conosciuto un'altra donna, come te. Anche lei si è fatta trascinare dal fascino di un amore romantico. Quella donna è morta, Cosetta, col cuore spezzato, sola. Chi era? Tua madre. Tu non devi rivedere più quell'uomo. Farò ogni sforzo per rivederlo sempre. No, non lo farai. No, non posso obbedirti. Lo amo. Il furto è andato bene. L'indicazione di vostro marito era precisa. Questa è la vostra parte, controllatela pure. Non c'è bisogno. So che siete una persona onesta. Il ministro di polizia! E apri. Apri, imbecille. Il signor Mario Pontmercy. È di sopra. Via. Salite solo? Sì, posso anche fare da me. Dunque, per vedere mio figlio, sono costretto a farlo rintracciare dalla polizia. È il tuo mestiere. Non sei molto tenero con me.
Non so ancora se sono di fronte a mio padre o al ministro di polizia. E io non so ancora se sono di fronte a mio figlio o a un bandito. I rivoluzionari non sono banditi. Può darsi. Ma la loro sorte è la stessa. Ghigliottina. Non ci fa paura. Già. È molto facile fare il rivoluzionario avendo il padre prefetto di polizia. Non si corrono rischi. Al momento opportuno si può sempre ricorrere a lui. Questo non avverrà mai. Te lo auguro. Perché ti dico fin d'ora che sarebbe inutile. Allora cosa vuoi da me? Che tu rifletta bene a ciò che fai, finché sei a tempo. Ho già riflettuto. No. Tu sei giovane e ti piacciono le grandi frasi, i bei gesti. Guarda in faccia la realtà. Lascia stare queste sciocchezze. E dovrei lasciare andare anche i miei compagni? Sai cosa significa questo? Tradire. Schierarsi dalla parte dell'ordine e della legge non è tradire. Quello che tu chiami legge e ordine, io lo chiamo ingiustizia e sopruso. Ma cosa volete? La libertà, l'uguaglianza? Parole. Io non sarò mai eguale al mio cocchiere. Un uomo che posso comprare con mezza pagnotta non sarà mai libero. Ed è per questo che faremo la rivoluzione. Non credo che vi riuscirete. Ne ho già vista una. I vostri Danton, Marat, Robespierre sono scomparsi e noi siamo sempre qui. Anche loro volevano la libertà, l'uguaglianza. Ma non capisci dunque che noi siamo e saremo sempre i più forti? Più odiati. Saresti capace di odiare tuo padre. Già dimenticavo. Per te sono soltanto il barone Gillenormand, ministro di polizia. Tu ti vergogni di me. Hai persino cambiato il tuo nome. Pensa come soffrirebbe tua madre se fosse viva ancora e ci vedesse così, uno di fronte all'altro come due nemici. Perché non tentiamo di ricostruire quello che noi stessi abbiamo distrutto? Ricordi la nostra vecchia casa di Quercy? Perché non ci vai? Ti piaceva tanto, prima. Io ti raggiungerò appena... Appena? È impossibile. È troppo tardi ormai. Va bene. Siamo diventati due estranei. Tu l'hai voluto. Io sarò senza pietà. Non l'ho mai cercata. Come vuoi. D'ora innanzi tu sarai per me un rivoluzionario. Sembra che abbia scambiato il giornale clandestino.
Scusate, abita qui il signor Mario Pontmercy? Chi siete? Sono la signorina Leblanc. Non c'è. Non c'è. Ma io devo vederlo, dove posso trovarlo? E chi può raggiungerlo? È alla barricata di via Saint-Denis. Che cosa fai tu qui? Torna a casa. No, devo andare da lui. Tu andrai a casa. Maria! No, lasciami andare. Maria, accompagna a casa la signorina. Tu non puoi capire. Se morisse lontano da me sento che morirei. Ti prego, ubbidisci. No, non posso. Cosetta! No, no! Sua Maestà offre la vita salva a chi abbandonerà la barricata. Avete 1 minuto di tempo. Trascorso questo, apriremo il fuoco. Bisogna riportare la barricata. Presto! Ma non c'è nessuno che faccia tacere quel cannone. Ci vado io. No, tu sei necessario qui. Cosa volete? Lasciatemi passare. Avete capito?
come piccolo. Era il capo. Fucilatelo! Fucilateli tutti! A posto! Puntate! Un momento! Ci sono anch'io. Volevi escludermi anche questa volta, eh? Non fate tanto rumore, vi prego. Puntate! Fuoco!
Chi siete? Jean Valjean. Chi è quest'uomo? Aiutatemi a riportarlo a casa sua. Non vi chiedo altro. Ma questo è il figlio del ministro Gilles Normand. Il ministro di polizia? Sì. L'avete portato dalla barricata fin qui? Sì. Attraverso le fogne? Sì. Presto, prendetelo per le spalle. Presto, portatelo su. Voi aspettate qui. Era alla barricata. È vivo. Mi auguro di sì. Vi ringrazio, ispettore. Non è me che dovete ringraziare. E chi dunque? Un ex forzato che non si merita certo che... Chiunque sia, quest'uomo è un generoso e gli dovrò eterna riconoscenza. Non potrò mai dimenticare quello che oggi ha rischiato per salvare la vita di mio figlio. Mario. Andiamo. Ispettore Javert, accordatemi ancora una cosa. Quale? Lasciatemi rientrare un momento in casa mia e poi disponete di me come volete. Dove? Rue de l'Homme Armé, numero 7. Cocchiere, Rue de l'Homme Armé. Salite pure. Io vi aspetto qui.
Lasciatemi solo. Ispettore Javert, devo lasciare il posto che mi è stato assegnato e in conseguenza di ciò ho già fatto le regolamentari consegne a chi di dovere. Le ragioni che mi spingono a questo atto sono due. Io, Javert, ispettore di prima classe, ho creduto opportuno decidere, contro tutti i regolamenti di polizia, di lasciare in libertà un evaso. Ho capito che al mondo esistono altre cose che non sono tribunali, sentenze esecutive, autorità. Servirei perciò ancora una causa che ho tradito e in cui non credo più. Ho ammirazione per un galeotto. Voglio testimoniare che questo ex forzato che io ho perseguitato ingiustamente per tutta la mia e la sua vita non è un miserabile. Egli è un buono, un onesto, un giusto. Il suo nome, e lo dico davanti a Dio, ora che sto per togliermi la vita, è Jean Valjean. C'era una volta un re e una regina. Oh Maria, ma non sembra tutta una favola questa? È una favola poter mettere a posto questo vestito, se non ti decidi a star ferma almeno un istante. Ah, come sono felice d'essere ritornata nella nostra vecchia casa. Lo sai che in giardino è arrivato un usignuolo? Me ne sono accorta stanotte stando alla finestra. Fa un baccano d'inferno, sembra impazzito anche lui. Ho proprio il tempo di andare in giardino, con tutto quello che c'è ancora da fare e con tutti gli incarichi che mi ha dato quella specie di vecchio gufo, quel tuo signor Gilles Normand, Maria. È tanto difficile il mio nome? Credevo proprio che mi aveste abbandonata. Anche tu sei sparito. Si direbbe che tutti questi preparativi non ti interessino. Tu sei strano e va bene, questo è il tuo carattere, ma si accorda una tregua a coloro che si devono sposare. Sono sempre stato così, lo sai. Credo di essere in ritardo. E poi ho l'impressione che la nostra presenza qui sia perlomeno superflua. Prego. Le vedi queste mani? Sono gonfie e rosse a furia di fare bende per il signorino. Oh, amore, credevo di morire guardandoti in quei giorni, in quelle notti, così pallido, con gli occhi chiusi senza dar segno di vita. Io non merito questa felicità. Cosetta, alle volte tutto mi sembra come un sogno, le barricate, tutti gli amici morti. La notte spesso mi sveglio perché mi sembra di udire vicino a me, nella stanza, il canto di Gavroche. E io invece sono qui felice, vicino a te. Sì, amore, ma non dobbiamo pensare a cose tristi proprio oggi. Deve essere il giorno più bello e più felice della nostra vita.
Sai, sono contenta di sposarmi nella chiesetta del convento dove ho passato la mia infanzia, come ha voluto papà, senza cerimonie e inviti. Peccato però che nessuno potrà ammirarti in quest'abito. Sì, ma anche tu non avresti dovuto vederlo prima. E perché? Ma come? Non sai che porta sfortuna se lo sposo vede la sposa vestita a nozze prima del matrimonio? In quanto a questo nessuna paura. Ormai nulla al mondo potrà più dividerci. Devo dire francamente che le mie idee in questi ultimi tempi sono rimaste sconvolte. Non saprei dire se la ragione sia al di là delle barricate. Ma quello che è certo è che se le nostre idee fossero veramente le giuste, non occorrerebbero tanti morti per difenderle o per combatterle. A proposito, signor Leblanc, ho dovuto concedere un'udienza a un certo Thénardier. Ha detto di conoscervi e ha molto insistito per vedermi. Thénardier? Non ricordo assolutamente. E non sapete che cosa voglia? Non ne ho la minima idea. Ha insistito per vedermi dicendo che ha delle importanti rivelazioni da farmi. Un'altra cosa voglio dirvi. Voi siete il primo a saperlo. È l'ultima udienza che io accordo come ministro di polizia. Oggi stesso presenterò al re le mie dimissioni. A più tardi, signor Leblanc. Non potete immaginare il piacere che io provo nella vostra compagnia. A più tardi. Scusate, barone, a che ora viene da voi quel signore? Alle 7. Quell'animale mi ha mandato le scarpe troppo strette. D'altra parte, questa è la volta buona. Ecco. Il signor Gillenormand, per evitare lo scandalo, ci darà tutti i soldi che ci occorrono per finire i nostri giorni come dei pascià. Fissa 2 posti sulla diligenza per Le Havre. Fra 2 giorni parte un piroscafo per l'America. Io alle 7 ho l'appuntamento con il ministro, alle 9 sarò di ritorno. Ricco come un nababbo. E un salvocondotto in tasca. Vai, vai, vai. Avvertito di non metterti più sulla mia strada. Unite le vostre mani. Sei felice? Sì, tanto. Ma perché non è venuto? Non capisco, ma non ti preoccupare. Hanno detto che è uscito stamane e che non l'hanno più visto.
Ma dove sarà andato? Comincio a essere preoccupata. Questa volta non lo perdonerò. Non è nemmeno qui. Ma questa è una soffitta. No, è la sua stanza. Ha voluto sempre dormire qui. Ecco, vedi, questa è la sua poltrona preferita. Si sedeva qui e io gli leggevo lunghe storie di viaggi finché non si addormentava. Ma perché fa così? Vorrei tanto sentire la sua voce che mi chiama. Cosetta. Cosetta. Vi abbiamo tanto aspettato. E Cosetta è stata tanto in pena. Non potevo fare altrimenti. Avevo un impegno precedente. Più importante del nostro? Molto di più. Credetemi. Sei sempre lo stesso, papà. Ma ora credi forse di dover restare ancora qui? Dovete venire a stare con noi. Sarebbe bello. Solo che... Papà, che cos'hai? No. Niente, bambina. Sono un po' stanco. Vorrei sedermi. Sì. Sono vecchio, sai. Ma tu sei ferito? Non è niente. Si tratta di una sciocchezza. Io sto benissimo. Solo... Sto per morire. Ma non è nulla, Cosetta. Parla ancora. Che io senta la tua voce. Non piangere. Non ne vale la pena. Sono sempre stato cattivo io. Soprattutto con te. No, tu non devi morire. Chiameremo un dottore. È troppo tardi. È giunto ora il momento di parlarti di tua madre. Ha molto sofferto, Cosetta. E ha avuto in sventura tutto quello che tu hai in felicità. Vorrei potermi addormentare. Così. Come un tempo. Ricordi? Tu leggevi di paesi lontani, sconosciuti. E io allora, piano piano, chiudevo gli occhi. Ti prego, sarà l'ultima mia stranezza. Te lo prometto.
dopo lungo veleggiare su un mare tempestoso, il giorno 12 del mese di maggio, il capitano ha visto un'isola. Si vedevano di lontano verdeggiare le colline coperte di boschi, mentre le palme che ornavano la spiaggia ricurva ondeggiavano al vento. Giungeva sul mare l'odore dei pini e il mormorio distante della risacca. Sembrava una musica profonda e misteriosa. Era un'isola serena e luminosa, azzurra fra il mare e il cielo, dimora beata di tutti coloro che per tutta la vita cercarono affannosamente il grande perdono.